oppure ben ritrovati sul mio canale. Come vedete oggi mi trovate struccata perché, come avrete letto nel titolo, ho pensato di condividere con voi il trucco che realizzo quando ho bisogno di essere pronta velocemente. Quindi un trucco semplice, abbastanza naturale, da realizzare in poco tempo e quindi utilizzando l'essenziale. Ci tengo a precisare, come faccio ogni volta nella quale condivido con voi un video di trucco, io non sono assolutamente un'esperta, sono semplicemente una persona che si trucca tutti i giorni, perciò se cercate un risultato da make-up artist o da beauty guru dovete decisamente andare su altri canali. Se invece cercate un risultato accessibile a tutti e naturale, restate con me perché sto per mostrarvi che prodotti utilizzo, come li utilizzo e più o meno quanto mi ci vuole per prepararmi la mattina. Cominciamo. Quando mi sento particolarmente in vena utilizzo anche un primer in modo che il trucco possa durarmi almeno per la maggior parte della giornata. Se invece sono molto di fretta salto anche questo passaggio. Il primer che sto usando oggi è della Farsali, che è uno dei miei preferiti del periodo, si chiama Unicorn Essence e questo qua, questa è la versione travel size. La versione full size è leggermente più grande, ma ne serve talmente poco che la travel size è più che sufficiente per quel che mi riguarda. A questo punto mi occupo delle mie palpebre, che come sapete sono le palpebre più oleose del mondo, e quindi devo sempre utilizzare un primer per far sì che gli ombretti durino un po' più a lungo. Il mio primer preferito come sempre è della Urban Decay, l'Eyeshadow Primer Potion in Eden, che è quello leggermente colorato, che quindi va anche un po' a uniformare la palpebra, perché nel mio caso le mie palpebre tendono a essere sempre leggermente più scure o più arrossate rispetto al resto del viso. Fatto questo abbastanza velocemente, passiamo al fondotinta. In questo periodo sto mixando due prodotti della Makeup Forever, dei quali vi ho già parlato nei miei preferiti del mese, il Matte Velvet Skin e il Ultra HD Perfector. Questo è un po' più coprente, questo è un po' più leggero e trovo che insieme vadano abbastanza bene, anzi vadano molto bene. Li mixo insieme, questo è quello che faccio di solito, su una base qualsiasi. Questo era un vecchio, come si chiama? Una cartolina di quelle che si trovano dentro ai prodotti di Kat Von D. Comunque basta una base in plastica qualsiasi, perché preferisco farlo rispetto a mixarli sulla mano come facevo prima, principalmente perché almeno così non mi sporco la mano. Dopodiché Beauty Blender, che inumidisco con l'acqua termale della Ven, ma potete inumidirlo anche con l'acqua del rubinetto. Mixo i due fondotinta e poi cerco di applicarli il più velocemente possibile. Se vedete che guardo in basso è perché ovviamente qui sotto c'è uno specchio. Questo forse è il passaggio che richiede un po' più tempo, perché teoricamente bisognerebbe cercare di stendere in modo il più omogeneo possibile almeno il fondotinta, cosa che sto cercando di fare. Ok, una volta più o meno soddisfatta del risultato uso un correttore per dare un po' di luce alle occhiaie. Sto usando in questo periodo il Born This Way della Too Faced, eccolo qua. Anche qua abbastanza velocemente vado ad aggiungere il correttore. E poi usando lo stesso Beauty Blender vado a uniformarlo. Vorrei farvi notare che passano i camion nonostante stia girando questo video la mattina alle 7 di un lunedì mattina, per la cronaca, perché volevo farvi vedere proprio in tempo reale come mi trucco e quanto ci metto per truccarmi proprio la mattina prima di andare a lavorare.
Ne metto un po' per illuminare anche qua sul mento e sul dorso del naso, e magari anche un po' sopra il labbro di quello residuo. Ok, e a questo punto uso un po' di cipria, la mia è quella traslucida di Laura Mercier, per fissare il fondotinta e il correttore. Ne metto anche un po' sulla palpebra. Perfetto. A questo punto entra in gioco il protagonista del mio trucco veloce, ovvero questa palette di Hourglass. Anche questa ve l'ho già mostrata nei miei preferiti del mese, la Ambient Lighting Edit, che è una palette all'interno della quale ci sono degli illuminanti, un bronzer e del blush. Scusate, sono comunque sempre le 7 del mattino di un lunedì. Parto con la terra, che stendo abbastanza velocemente. Utilizzo questo pennello della Zoeva, che è il Luxe Sheer Cheek, che è uno dei miei preferiti per applicare sia la terra che il blush. Adesso vedrete infatti che utilizzo lo stesso identico pennello anche per il blush. Quindi di nuovo molto velocemente. Stendo la terra e poi mixo i due blush e vado a stenderli utilizzando lo stesso pennello. Quindi velocizziamo e riduciamo all'essenziale. A questo punto occhi, e utilizzo come ombretto fondamentalmente il bronzer che ho utilizzato in precedenza. Quindi la mia idea di velocizzare è dovuta anche dal fatto che praticamente realizzo l'80% del mio trucco con questa palettina qua. Lo stendo molto velocemente su entrambe le palpebre, creando così una base. Trovo che questo bronzer sia perfetto utilizzato anche come ombretto. E per illuminare leggermente uso uno di questi illuminanti sempre della palettina con lo stesso pennello, così giusto per schiarire un po'. Poi a questo punto, se voglio dargli un tocco un po' più intenso, aggiungo un ombretto dalla Naked Heat Palette di Urban Decay, utilizzando il suo pennellino dalla parte piatta. Uso il colore Dirty Talk, che è questo qua, e di nuovo lo stendo molto velocemente su tutta la palpebra, perché è un colore che mi piace molto, e siccome questo è un trucco da realizzare velocemente non mi metterò di sicuro a creare sfumature, utilizzare colori in modo più preciso. E infatti, per concludere, dopo che l'ho steso, lo vado semplicemente a uniformare un po' utilizzando il pennello di prima. Dopodiché, per finire, ne metto un po' qua sotto, sempre facendo queste facce interessantissime. Possibilmente sotto e non nell'occhio come ho appena fatto. Ottimo. Adesso vi avvicino un attimo così vedete un po' meglio il risultato. Perfetto. Proseguo sia il trucco occhi che il viso con un illuminante di Becca, il Rose Gold, che ho scoperto da poco, mi piace tantissimo. Gli illuminanti di Becca li adoro in generale. Da poco ho scoperto questo, ho sempre solo usato lo Champagne Pop, che è uno dei miei preferiti. In ogni caso lo uso sia qua sotto l'arcata sopraccigliare per dare ancora un po' di luce, perché è questo colore appunto rose gold, rosa dorato, che si sposa bene con i colori che ho utilizzato fino adesso, e poi un po'
lo stendo nelle classiche zone del illuminante, quindi sugli zigomi, un po' sul naso, sopra il labbro e anche un po' sul mento, che mi dà una botta di luce. Per farlo utilizzo il pennello di Rihanna, che mi sembra si chiami Cheek Hug, qualcosa del genere, ma me lo starò probabilmente inventando. Quello per l'illuminante, questo. Arriva adesso il momento, triste momento delle sopracciglia, che è quello che di solito manda tutto un po' a farsi benedire, perché non riesco mai a farle uguali, però quando ho bisogno di farle velocemente utilizzo sempre questo, che è il Goof Proof della Benefit, nel colore che è il numero 4, perché rende solitamente più facile definire le sopracciglia. Io non so se le mie sopracciglia ultimamente hanno cambiato forma o cosa è successo, ma mi sembra sempre che una vada in un modo e l'altra vada assolutamente nell'altro, se tento di assecondare la loro forma naturale, e quindi finisco sempre con l'avere un'espressione stranita, però faccio il possibile, anche perché ho poco tempo e non posso bruciarmelo tutto con le sopracciglia. Come vedete, questa è una sorta di matita molto scrivente, e anche stavolta infatti le mie sopracciglia lasciano il tempo che trovano. Comunque una matita molto scrivente che rende abbastanza veloce il procedimento. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mamma mia. Bene, a questo punto, prima di terminare con il mascara, metto un po' di spray fissante. Il mio preferito è sempre l'All Nighter della Urban Decay, in modo che possibilmente il trucco mi duri un po' più a lungo. Poi uso il mascara, e ultimamente sono di nuovo abbastanza in fissa con questo della NYX, il Worth the Hype, che è fatto con questo scovolino qua. Io continuo a dire scovolino, ma non sono mica sicura che l'applicatore del mascara si chiami scovolino. Prendetelo con le molle. Come dicevo, i beauty guru e i make up artist vivono da un'altra parte. Come vedete, dà un look abbastanza naturale, senza dover fare troppe passate. Perfetto. E per finire, rossetto, uso questo di Huda Beauty, Liquid Matte, nella colorazione scritto talmente piccolo che Trendsetter, che è un nude un po' più scuro del solito, che mi piace moltissimo perché va su, proprio scivola come un burro e poi diventa opaco. Come vedete è un colore molto molto naturale, molto simile a quello delle mie labbra. Voilà! Adesso vi riallontano, ma fondamentalmente questo è il mio trucco quando devo prepararmi velocemente. Sciolgo i capelli, cerco di dargli una forma e fondamentalmente sono pronta per andare a lavorare con un trucco veloce che ho realizzato in circa 10 minuti, minuto più, minuto meno. Accettabile, presentabile per la giornata. Mi piace molto l'abbinamento dei colori, lo trovo naturale ma caldo, che come sapete è una delle mie preferenze. Come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia ispirato. Vi ho anche mostrato come è possibile realizzare un trucco utilizzando molti meno prodotti. Come avete visto, la maggior parte l'ho realizzato con una sola palette, che nel mio caso è questa della Hourglass, ma potete anche semplicemente utilizzare prodotti che preferite e che si adattano, quindi un bronzer sia per il contorno del viso che per gli occhi, insomma cercare di ridurre i tempi al minimo indispensabile. Direi che per oggi non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito come ogni volta a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, vi mando
Un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!